Scrivo e penso queste parole dopo che ho corso sotto una flebile pioggia. Mi domando cos'è esattamente un viaggio? Cosa rappresenta per noi, nel profondo? Avete presente la regola più per meno uguale meno? Ecco, la giornata che sto per raccontarvi, anche se con molta semplicità, spiega questo. Una combinazione, elementi che si incastrano a comporre un puzzle in cui non devi forzare le tessere. Lo stato d'animo che si può percepire nei vari viaggi della vita può essere di entusiasmo, paura, gioia, felicità. In alcuni contesti, invece, ci si sente semplicemente fuori posto. In altri, al posto giusto nel momento giusto. È allora che ti interroghi e chiedi: cosa sono veramente? Quanto significa nel profondo esprimerti con le parole giuste, con i modi giusti? Scopri forse tardi che tutto questo ti rappresenta, ti incarna con semplice naturalezza. Quelle 9 ore e 43 di viaggio in cui senti di aver fatto qualcosa di bello, stanco ma pieno di energia. Difficile da spiegare a voi e a me, che spesso inizierete le vostre giornate sperando di finirle il prima possibile. Quanto è triste. I miei video non sono seguiti da giovani. So che non tutti possono, ma se potete, e qui dirò qualcosa di banale ma incredibilmente vero, provate a coltivare le vostre passioni e i vostri sogni. Magari non riuscirete a realizzarli, però se vi va bene, potrete aprire spicchi di luce nei vostri cuori o vedere altre infinite strade da percorrere. Ma ora iniziamo il viaggio. Ore 5:33, stiamo partendo, anzi, colazione, macchina e poi direzione Milano, e vi spiego tutto dopo dove stiamo andando, cioè dove sto andando. Però la cosa è figa e dal titolo avete già capito, ma intanto avete il tempo giusto per iscrivervi al canale. Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Adesso finalmente posso fare, sono le 6 del mattino, 6:08 la partenza. Svolta a destra e prendi cavalcavia Carlo Negri. Dove stiamo andando? Sto andando a Milano a fare un test e mi fa strano farlo con la macchina, chiaramente. Continua per 1,5 chilometri. Mi sarebbe piaciuto in realtà andare in moto, ma il tempo non è assolutamente clemente. E allora noi ragazzi ci risentiamo fra un pochino, perché così capirete dove sto andando. Che poi ragazzi pensavo, sto guidando DSG, perché poi però allora abbiamo molti, io, spirito più conservativo sulle moto? Beh, in realtà ci ho pensato un po', adesso sono nel pezzo dritto e ci pensavo, beh, ma perché la macchina la guidi così, tanto per il 95% del tempo. Quindi questa è la mia riflessione delle 6:47 del mattino. Sono sicuro che a qualcuno tutto questo manca, o se non manca è la routine. E magari a qualcuno piace anche. 8:01 ragazzi, siamo arrivati, siamo nella sede della redazione di Red. Ecco qual era, anche se avete visto il titolo. La sorpresa. E noi aspettiamo Stefano Cordara. Siamo nella sede di Red. Lui chi è? È Stefano Cordara. Sicuri? Bah, sono io Stefano Cordara? Sì. Non lo so. Dove stiamo andando, Stefano? Stiamo andando a farci un bel giro, dai, di un po' di chilometri, perché sei stato selezionato per venire con me a fare un Red to Ride. Ci saranno le protagoniste? Benelli TRK 702 Eccole e qua. 702X. Perché il tema è 17 e 19. Abbiamo scelto due moto che hanno la stessa piattaforma, ma due ruote diverse, per capire se a fine giornata è meglio una, meglio l'altra, oppure ci piace di più. Non è detto che c'è meglio o peggio, no? Vedremo il tema dell'equilibrio su queste gambe Il tema lunghe. dell'equilibrio, sì, prima di tutto, e anche il nostro, perché visto che sta piovendo, quindi la giornata sarà bellissima, ma andrà a migliorare. Sicuramente sì, non può che migliorare. Ma andrà a migliorare. Eccoci qua, Angelo Daniele. Ciao, Benvenuto. Piacere. Puoi testimoniare che non ci siamo mai incontrati di persona, siamo mai incontrati. ma siamo amici di penna. Mi ha scritto, insomma, ci siamo confrontati per mail molte volte su moto che tu volevi acquistare, che io ti sconsigliavo fortemente di acquistare, che però tu acquistavi lo stesso, quindi sì. Assolutamente no, sono contento che tu sia qui. E quante moto hai posseduto? Un numero indefinito, più di 20-30. Ti possiamo definire appassionato?
Tra l'altro Angelo ha anche un canale YouTube, quindi sei un mio concorrente. Non so perché ti ho invitato quindi qua. Adesso a parte questo, allora è stato selezionato per venire con noi a fare con me, a fare questa giornata con le TRK 702. L'argomento è 17-19, su crossover ovviamente parliamo. Anche se sembro l'omino della spazzatura, abbiamo appena fatto l'introduzione con le Benelli. È appena arrivato Lorenzo, lui, ex Superbike Italia, lo conoscete sicuramente, e adesso andiamo al Mottarone a vedere di prenderci un po' d'acqua. Se farò dopo gli onboard perché piove e adesso spero che smetta. Siamo qua in compagnia dell'ingegnere, cioè davanti a noi abbiamo Stefano Cordara, davanti c'è il videomaker e siamo, come avete capito, a fare una comparativa fra questa che è la TRK 702 e quella che ha lui che è la X, ovvero con il 19. Allora io ho già fatto una trentina, anche di più, di chilometri con questa e adesso loro, come vedete, ci siamo messi d'accordo per fare le riprese autostradali. Per ora posso dirvi che aria se ne prende tanta in autostrada, ci sono una buona protezione aerodinamica, direi solo delle gambe, ed eccoci sulla X, ovvero la versione con il 19. E ragazzi, certo il video poi con Stefano lo dobbiamo ancora fare, però io posso già, onestamente, soltanto che per aver affrontato qualche rotonda, posso già dirvi che sicuramente si sente che questa qua è più bilanciata, ragazzi. Tanto il mio unico, almeno parlo per me, lato negativo del 19 è un po' quando si cerca, che non sarà la giornata di oggi perché c'è comunque l'asfalto che è umido, poi davanti abbiamo chiaramente Stefano Cordara, quindi può andare probabilmente 4 volte quello che potrei fare io. Abbiamo sbagliato strada, prima ho sbagliato io, mi sa, adesso hanno sbagliato loro, vabbè, ci sta. Come vedete ci sono pezzi bagnati e quindi non mi sembra proprio il caso di stendersi. Certo si sente un pochino più di inerzia direzionale, ma l'altra mi sembra che dia meno fiducia. Parlando del motore, a 2000 giri scalpita un pochino, in autostrada si viaggia a 130, a 6000 giri senza particolari vibrazioni, un pochino sulla sella e un po' sulle pedane. La posizione, come detto, è un po' strana, si prende tanta aria perché il cupolino è molto piccolo, stretto nella parte anteriore, frizione morbida, il moro secco, frenata anteriore non troppo modulabile, potenza c'è, arriva un po' di colpo, cambio morbido a salire, parecchio contrastato a scendere, freno posteriore buono. Non vi ho detto una cosa, abbastanza difficile trovare la folle. E poi per il resto vedremo adesso dove stiamo andando, al lago di Orta mi sembra. Parecchio stabile in autostrada, anche a 130-140 indicati è stabile come moto, devo dire che si comporta piuttosto bene in autostrada. Ha anche una buona gestione del gas, praticamente non ha on-off, ed è incredibile comunque che una moto così economica tutto sommato funzioni così bene, perché ragazzi onestamente costa meno di uno scooter, meno di alcuni scooter, e devo dire che non va così male. Certo il motore è un po' piatto, nel senso che spinge uniforme ma non ha particolari picchi di coppia. Peccato che non abbiano proprio curato un po' di più la parte aerodinamica con un cupolino migliore. Stefano guida, che magia, Angelo sogna, vuol provare, 2 ruote, tanto cuore in più, nel vento insieme a sfrecciare, redneck, spettacolo in moto, dolce melodia del rombo, in pista e su quel campo, insieme fino all'altro mondo. 2 motori, una passione, la vedi forti emozioni, niente pioggia, solo il sole, Angi c'è, l'ingegnere.
Allora, eccoci qua, Mottarone, 1500 metri di altitudine, non c'eri mai stato, quindi ti sei fatto una strada nuova e tra l'altro devi scusarci perché noi non siamo come te. Allora, Angelo è di Genova, insomma, no? Di zona Genova, e lui quando cade dal letto ha il bracco, ha il faiallo, tutte lì dietro casa. Noi dobbiamo fare un pochino più di strada, abbiamo fatto un po' di autostrada, ma utile per capire un po' come va globalmente la Benelli. Il motore è una bella unità, mi piace perché soprattutto io noto subito quando salgo su una moto il gas, che è la cosa che tutti facciamo appena partiamo, e mi piace la gestione che ha del gas. La cosa che mi piace poi l'equilibrio che ha, soprattutto questa chiaramente, le cose che vorrei fossero un po' migliorate. Ragazzi, abbiamo mangiato a Mottarone con Cordara e adesso torniamo giù, ancora un bel pezzo di strada per tornare a Milano. Ragazzi, stiamo facendo gli on-board, loro sono qua con il drone, c'è il videomaker che è qua con il drone e io invece devo stare adesso attaccato a Stefano perché lui mi deve fare le riprese. Adesso prima sono sceso con la 17 ma ve l'ho risparmiata perché la mia preferenza fra le due è tutta sulla 19 che ha un inserimento molto migliore, più fluido, più omogeneo. La 17 tende a prendere sotto, in particolare nelle curve più strette, e quindi diciamo che io consiglio spassionatamente per tutti la versione da 19 che avevo già provato e che onestamente infatti me la ricordavo bene. Il motore, come vi ho già detto, è brioso e vedete su questi tornanti la differenza è netta a favore della 19. Guardate con che naturalezza riesco a fare queste curve, e mentre con la 17 è molto più ostica la cosa. Abbiamo pranzato, adesso come vedete il tempo è bruttino, adesso dobbiamo fare un po' di passaggi dove ci farà qualche ripresa, diciamo non on board ma statica, e un'esperienza stupenda ragazzi, bellissimo aver iniziato 1 anno e mezzo fa questo gioco del fare le recensioni e aver fatto una recensione insieme a Stefano Cordara. Credo che la giornata di oggi me la ricorderò per tanto tempo. Chiaramente le moto sono, diciamo, soltanto l'elemento di contorno, in realtà quella che è la giornata. Non sono certo venuto per provare le TRK 702, moto che peraltro avevo già provato, ma sicuramente se posso anche io. E ragazzi, quello che ha detto Stefano in quello che vedrete poi come sua recensione è esattamente quello che ha detto a microfoni spenti, a telecamere spente. Vi posso dire che è una persona motociclista come noi, assolutamente genuino, e ci siamo detti la stessa cosa sul discorso 19-17. Ragazzi, finite voi anche voi sul mio canale adesso, però facciamo una cosa inversa. Quanti follower ho? 1800. 1800, però sono molto affezionato. Vabbè, più di quanti anni sei? Tu cosa ci fai sbagliato? No, io sono giusto, sono da poco ma sono giusto. Ragazzi, siamo atterrato nella redazione di Red. Siamo nella sede di Red, lo so che sono un po' smacicato. Sì, io sono in versione occhiaie con la lavorazione. Dove mi hanno portato oggi? Dove mi hanno portato? E se non sei tu però è un problema. Mottarone, ma io conosco il Fasce, conosco il Faiallo. Il Mottarone è un bel posto per lombardi e piemontesi. Meglio d'estate, Non mi secondo me ricordo oggi avete ancora trovato il un po' lago che me l'ha detto maggiore. Maggiore. Secondo me avete trovato un po' di freddo. No, ci stava bene, non avevo neanche preso acqua. Ragazzi, adesso andiamo a intervistare una persona, qualcuno lo conosce. A parte mi hai perso 2 volte la Insta per strada. E gli ho rotto la Insta, ragazzi. No, rotta no, No, fortuna. era già un po'. Se no gli veniva debitata pesantemente. No, Non possiamo dire parolacce, attenzione perché YouTube mi... no, io non dico mai. Ma avete mai sentito dire parole? Devo bipparle, non ho voglia poi il posto di bippare. No. Ogni tanto qualche perbacco. Può far bacco. L'ho beccato proprio, non gliel'avevo detto, cioè gli avevo detto lo facciamo dopo, ma nome? Stefano. Cognome? Cordara, sono io, sì. Sei tu.
Ma moto posseduta? Non ce l'ha. No. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi? Ti dico quelle che ho posseduto? Che Con ormai la, sono con la fuori- spazzatura dietro comunque è bellissimo. Con la spazzatura. Abbiamo dietro c'è Perché lo noi studio ricicliamo bello. e siamo green, esatto. Se ti giri così è più bello. Ci esatto. sono le, Ci sono le macchine, le sono moto, le moto che abbiamo usato oggi, che in realtà avete visto in lungo e largo. Moto posseduta ultima? Honda VFR 750F 1993 monobraccio. Cosa vuoi dire ai follower pochi, che magari 2 o 3 in più ce l'avrò adesso, del mio canale, riguardo alle prossime uscite che ci saranno di EICMA? Alle prossime uscite Sì, di EICMA? non puoi spoilerare niente. Sappiamo sei stufa. pochissimo, alcune cose le sapete benissimo anche voi, nel senso che KTM, 990 Duke R, 1390 Super Adventure, ma l'hanno detto su Instagram, quindi non sono segreti. Si è già vista la multistrada V2 con le foto rubate, la multistrada V4 l'hanno già presentata, arriverà qualcos'altro secondo me da Ducati. Honda mi hanno detto che ha 7 novità, ma non le so nemmeno io. Kawasaki qualcosa avete visto. Allora, con l'Euro 5, col cambio di omologazione c'è sempre un bel po' di rinnovamento, un po' di roba sparisce, un po' di roba arriva e tante moto vengono aggiornate, per quello ci sarà da divertirsi. Cosa ne dici del mio canale che non hai visto forse niente? Hai Ho visto qualche qualcosa? prova, sì, hai sì, visto? l'ho visto, Sì, l'ho visto, grazie sì, ragazzi, sì. Stefano ha visto le mie prove. Qualche prova l'ho Qualche vista, prova. sì. Ti Quindi piacciono? va bene, sì, bravo. Va bene. Per essere un non professionista, non male. Va bene, ragazzi, la giornata è finita qua. Siamo Sì, andati- sta finendo, adesso sta tra finendo. poco lui torna a casa al sole di Genova, mentre Sì, noi siamo qua al grigio di Per Milano. questa diceria che a Genova c'è sempre. Però devi passare da Masone, magari. Masone piove Masone sempre, piove. quindi La faccio la sera non me ne male. vogliono i ragazzi di Masone Faccio la che sera si male, sono Stefano. offesi quando ho detto che a Masone piove sempre, ma è ragazzi, la verità. ma a Masone piove sempre, non è dico. colpa dei ragazzi di Masone, cioè è così, mi dispiace. Va bene. Come se qui invece ci fosse sempre bel tempo. Tanto non abbiamo preso neanche una goccia E d'acqua. siamo stati fortunati. Fortunatissimi. Mi avete visto vestito da Amio, perché a Genova è all'Amio, però poi in Ottimisti, realtà ma zero. fortunati. Secondo me è un insieme. Se dovessi comprare oggi una moto, cosa Io? compreresti? Domanda difficile. Allora, io probabilmente Pensando anche al tuo cercherei utilizzo. Ma no, ormai per cercare una moto che va bene un po' dappertutto, per cui secondo me è una multistrada, un GS, una crossover tipo S1000XR, ma penso di stare più sul 19. Quindi tu Una non moto così. scenderesti, come il discorso che facevamo oggi, non scenderesti di categoria media. Sì, o una crossover di quel genere lì. Comunque, ecco, GS c'è anche 900, cioè starei su una moto così che ha le borse, che mi viene comoda per far tutto. Ecco, questo, potendone comprare una sola, prendere una moto tipo di quella lì. Condivido. Ragazzi, lo lasciamo andare perché dobbiamo Arrivederci. finire in realtà. Come è andato questo giro con le TRK e il Corda? Ho iniziato per gioco a fare dei video e conoscendo Stefano, nel senso che ci siamo scritti un po' di mail così durante un po' di anni, parlando ovviamente di moto, aver avuto questa occasione è veramente stato interessante, più che altro perché facendo le mie recensioni a livello totalmente amatoriale, poter essere immersi nel mondo professionista è veramente stato bello. Buonasera ragazzi, volevo fare giusto una chiusura, è stata una giornata veramente intensa, è iniziato tutto come avete visto alle 5:30 di questa mattina e dopo la guida fino a Milano praticamente la giornata si è svolta al Mottarone e quindi tanti avanti e indietro. Poi quando siamo arrivati su in cima fortunatamente non abbiamo mai preso acqua, in compenso l'ho presa soltanto in macchina, ovviamente meglio. Avere fatto questa esperienza è stata veramente una cosa figa, come ho detto nel pezzo che probabilmente metterò poco prima di questo pezzo qua, che l'ho fatto in studio. E ragazzi, per tutti quelli che hanno un canale come me, sarebbe veramente bello poter vivere di quello, della nostra passione, ecco. Volevo lasciarvi appunto con questa nota positiva, che non è un obiettivo, ovviamente non è nessun tipo di obiettivo raggiunto, però magari ci sarà anche qualcuno che vuole iniziare a fare quello che ho fatto io, e il mio consiglio è quello di comunque di provare, perché voi avete visto che alla fine io lo sto
sto facendo chiaramente come gioco, però per me già questo è un obiettivo raggiunto, nel senso essere stato lì con chi comunque noi che viviamo guardando cose di moto è un po' la nostra fonte di ispirazione, e aver fatto un video con lui, certo che non significa niente se andiamo a vedere la globalità della vita e tutte queste cose qua, però è comunque una bella cosa, un bel obiettivo. Il mio obiettivo sarà poi, ve lo racconto se volete se volete sapere qual è il mio obiettivo nel fare i video su YouTube. Se volete chiedetemelo, se siete arrivati a vedere il video fino a qua, e vi risponderò nei commenti. Non sono ancora rientrato a Genova, ma direi che il momento giusto per fare video era questo, quindi da Angie è tutto ragazzi, alla prossima, video dove sarò il prossimo solo, però va bene, dai. Ciao ragazzi.